Ciao, eccomi qua, sono Gianluca Scribbano, sono sempre nella mia galleria di via Gregorio VII 272 Roma e oggi vi parlo di una cosa che è successa da qualche giorno, è un argomento di cui si parla molto nell'ambiente degli antiquari, è praticamente il caso del professor Vittorio Sgarbi che ha esposto un dipinto di sua proprietà in una mostra qualche tempo fa e il Fatto Quotidiano, il giornale Il Fatto Quotidiano e il Report ne hanno parlato ipotizzando che si tratti di un quadro rubato. Non so se avete seguito la storia, comunque per chi non l'ha seguita si tratterebbe di un quadro rubato nel 2008 di Rutilio Manetti, un caravaggista, quindi siamo nella metà del 600, nella prima metà del 600, e questo quadro era stato rubato nel 2008 a Pinerolo dentro un castello. Sgarbi se lo ritrova in collezione, gli chiedono come mai, lui dice che l'ha ritrovato fortuitamente in una villa abbandonata che la mamma aveva acquistato tanti anni fa. Ecco, c'è invece la versione di un restauratore che dice che in qualche modo lo accusa, un restauratore di Brescia, che dice che praticamente questo quadro Sgarbi glielo fece portare da un suo incaricato tagliato, quindi la tela era stata tagliata e arrotolata, e a suo parere si tratta del quadro rubato perché praticamente vi faccio vedere, questo è il quadro di Sgarbi e questo è il quadro di Sgarbi e questo è il quadro rubato. Il quadro rubato sono identici in tutto e per tutto, tranne che il quadro di Sgarbi avrebbe questa fiaccola, il quadro rubato non ha la fiaccola. Il quadro che il restauratore dice di aver avuto da Sgarbi non aveva la fiaccola, quindi in quel caso sarebbe probabilmente il quadro rubato, perché non si vede, non si capisce per quale motivo Sgarbi avrebbe dovuto portare da un restauratore un quadro tagliato, con la tela tagliata, senza la fiaccola, e dopodiché dopo qualche anno compare questa fiaccola in un quadro della collezione di Sgarbi. Quindi il restauratore in qualche modo lo sta accusando. Sgarbi dice che lo accusa solo perché non hanno avuto un diverbio quindi su ragioni economiche. Lui il quadro che è stato rubato l'aveva visto nel castello, però era una copia a suo modo di dire di poco valore, quindi non era di nessun interesse artistico. E quindi invece dice che questo quadro, molto molto simile a quello rubato, l'ha trovato dentro a una villa. Ora io non so se questo è vero o no, non ho elementi, non conosco Sgarbi né conosco neanche il restauratore. Conosco Sgarbi solo perché è una persona nota e ho seguito le sue trasmissioni quando parlava di arte, lo considero uno dei più grossi esperti di arte antica che c'è in Italia, molto interessante, mi piace come critico d'arte. Non lo seguo come politico perché non seguo la politica, non mi interessa. Però ecco, voglio dire un paio di cose su questa vicenda che è successa. Innanzitutto che è comune nel mercato dell'antiquariato, purtroppo capita, e purtroppo è capitato in passato anche a me, di entrare in contatto con opere d'arte rubate. E proprio per questo motivo sono rimasto molto molto sorpreso da una cosa. Innanzitutto il restauratore secondo me ha fatto un grosso errore perché lui afferma che quando gli è stato portato il quadro era arrotolato e la tela risultava tagliata. Ecco, io non conosco nessun restauratore, ne parlavo proprio stamattina con un collega, e nessun antiquario in buona fede entrerebbero in possesso di una tela che risulta tagliata e arrotolata, perché solo un ladro taglia una tela e la arrotola. Vi faccio vedere di cosa sto parlando. Ok, allora questo è per farvi capire quello di cui sto parlando. Questo è un olio su tela, ok? Quindi abbiamo una cornice e abbiamo una tela. I quadri che adesso non li ruba più nessuno perché noi non riusciamo neanche a venderli noi antiquari, figuratevi come li riescono a vendere i ladri. Una volta costavano molto di più. Per esempio oggi io vendo questo dipinto 700 euro, una volta costava 7000 euro. Quindi erano oggetti che rubavano i ladri nelle case. Cosa facevano il ladro? Entrava con il taglierino, per non portarsi appresso la cornice, poiché è evidentemente scomoda da portarsi appresso, tagliava il quadro in questa maniera, arrotolava la tela e se la portava via. Le persone che rientravano in casa il giorno dopo, nella casa dove c'erano stati là, trovavano la
la cornice attaccata al muro e la tela non c'era più. Questa era una brutta esperienza. Queste tele arrotolate poi venivano dai ladri vendute ai ricettatori e qualcuno magari se le portava in mercati, in Porta Portese, in questi posti dove diciamo non sarebbe meglio non andare a comprare le cose, a meno che non ci siano degli operatori del settore che hanno una licenza regolare e rilasciano una ricevuta fiscale, un atto di provenienza regolare, e quindi circolavano in questo modo le opere d'arte rubate. Tutti sanno, quindi restauratori, commercianti, storici dell'arte, che non si deve mai comprare, mai entrare in possesso di un'opera d'arte, di una tela dipinta e arrotolata e tagliata. Quindi è strano che questo restauratore dica che è entrato in possesso tramite Sgarbi di questa opera, perché avrebbe subito dovuto chiedere a Sgarbi la provenienza del quadro. In realtà lui dice di averlo fatto e che Sgarbi non gliel'ha fornita, ragion per cui lui sarebbe dovuto correre, come avrei fatto io, dai carabinieri a far presente questa cosa. Invece no, lui che cosa ha fatto? Lui se l'è tenuta 5 anni, l'ha restaurata e poi dice di averla data a Sgarbi. Quindi il primo comportamento, diciamo, veramente molto inusuale è quello tenuto dal restauratore che, nonostante sia entrato in possesso di una tela tagliata e arrotolata, quindi di dubbia provenienza, non l'ha fatto presente alle autorità. La seconda cosa, il secondo comportamento veramente anomalo è quello del professor Sgarbi, perché lui dice di avere trovato il dipinto di cui adesso è in possesso di Rutilio Manetti addirittura in un immobile nella soffitta o non so bene dove, di un immobile che ha comprato, dove i proprietari evidentemente che gli hanno venduto il quadro non ne erano a conoscenza. Beh, questo è una cosa che non bisogna mai fare, cioè nel momento in cui si trova un quadro, che sia vicino al cassonetto, che sia per terra, che sia in una cantina, che sia in una soffitta, la prima cosa che bisogna fare, siccome è strano che ci sia un quadro, tra l'altro nel caso del Caravaggesco di Sgarbi parliamo di un quadro che vale dai 200-300 mila euro, è strano che ci sia un quadro di quel valore dentro a una casa abbandonata in mezzo alla foresta che la sua mamma ha comprato. Quindi la prima cosa che il professor Sgarbi avrebbe dovuto fare è senz'altro quella di fotografare il quadro, mandare le foto alla sovrintendenza dei beni culturali e ai carabinieri che hanno una banca dati immensa piena di opere d'arte rubate, e far presente che il quadro trovato, di fare un controllo come facciamo sempre noi, soprattutto nel caso di opere che sono di provenienza diciamo sacra, di opere che hanno soggetti sacri. Avrebbe dovuto quindi fare il controllo di lascita provenienza, far farlo ai carabinieri. Molto strano che questo non l'abbia fatto, perché Sgarbi non è solo un critico d'arte, è una persona che fa colleziona, compra, a volte che io sappia vende anche. È lecito per un collezionista privarsi a volte di opere d'arte che non rientrano più nei parametri della propria collezione, però è molto strano che una persona quindi così competente non abbia commesso questa leggerezza. Io non voglio pensare assolutamente che una persona come il professor Sgarbi abbia potuto essere il mandante di un furto di un'opera d'arte, non ci credo, penso che proprio sia una stupidaggine solo il pensarlo, però è tutto molto strano. Non credo che sia stato il mandante, anche perché non solo non lo reputo così, diciamo, pazzo da fare una cosa del genere, ma il furto, il reato che è stato commesso non è solo quello di furto di opera d'arte, ma è quello anche di danneggiamento di bene culturale, che è un reato molto serio in Italia, molto grave, perché andare a tagliare una tela di un'opera così importante non vuol dire solo rubarla, vuol dire danneggiarla irreparabilmente. Quindi non penso che sia andata così. Detto questo, la soluzione del problema è molto facile e penso che già nei prossimi giorni vedremo che succederà questo. Probabilmente il quadro del professor Sgarbi verrà sequestrato, verrà analizzato, c'è un esame del termoluminescenza che può dire esattamente quando è stata fatta quella famosa candela che c'è sul quadro di Sgarbi e non c'era sul quadro rubato, e così la termoluminescenza ci dirà se la candela è del 600, e quindi in quel caso secondo me il professor Sgarbi verrebbe
totalmente diciamo assolto da questa accusa, oppure se è stata, come ritiene il restauratore di Brescia, messa successivamente, allora a quel punto sarebbe un pochino un problema per il professor Sgarbi dimostrare che il suo quadro non è quello rubato. E con questo è tutto, quindi spero di avervi messo in guardia. Non comprate mai e non detenete mai a nessun titolo delle opere d'arte che sono state tagliate, perché nessuna persona, a parte i ladri, nessuna persona, né un restauratore né un antiquario, nessuno taglierebbe mai una tela. Quindi laddove c'è una tela tagliata c'è un campanello d'allarme, bisogna stare molto 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 attenti. Quindi comprate sempre opere d'arte in negozi di antiquariato riconosciuti, non li comprate nei mercatini o da persone che non conoscete. Nel momento in cui li acquistate chiedete una ricevuta fiscale del negozio dove l'avete acquistato e un atto di provenienza lecita, questo è molto importante. Ricordatevelo, e con questo vi ringrazio, vi saluto, spero che sia stato un video interessante e utile e a presto, arrivederci.